Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Il narcisista che guarda questi video, cosa pensa e perché li guarda? Mirko diceva in un commento, ti sei mai chiesta se anche qualche narcisista guarda i tuoi video per cercare di essere una persona migliore, per capire chi egli sia e per quale motivo è così com'è e per cercare di non fare soffrire le persone che lo amano, che lo hanno amato o lo ameranno? Perché narcisista non ci nasci, dice Mirko, lo diventi con traumi o un'infanzia di adulazioni e forse di troppe tensioni. Intanto sulle questioni del trauma infantile e del futuro narcisista ne ho già parlato in modo più esteso altrove. In realtà raramente si tratta di trauma vero e proprio quando parliamo di narcisismo patologico, ma molto più spesso all'origine del narcisismo patologico c'è la mancanza di empatia dei genitori, che di per sé non comporta un trauma nel bambino, ma semmai uno scollamento affettivo in lui. Le attenzioni poi dei genitori di per sé non sono mai troppe, purché non siano sotto forma di smodati, sconsiderati modi di elevare il bambino oltre quello che è un suo effettivo modo di essere del bambino e sempre per oltranza, prendendo le sue difese senza mai porlo di fronte alle sue mancanze, ai comportamenti scorretti, insomma, non educandolo correttamente. Detto questo, ho già fatto dei video sul narcisista che guarda questi video anni fa. I tempi comunque possono sempre apportare qualche novità, quindi è anche bene riprendere il tema. E intanto, caro Mirko, e grazie della domanda, innanzitutto ci sono moltissimi narcisisti che seguono i miei video, ma veramente tanti. Il tema del narcisismo attrae terribilmente, ma veramente in modo terribile i narcisisti e quindi sempre più seguono con tanto di popcorn i tanti video che faccio, ma sicuramente non solo i miei, e insomma facendo scorpacciate e dilettandosi nel dare anche dei suggerimenti dall'alto del loro podio narcisistico, anche a trollare a volte, perché capita chiaramente ovviamente anche questo, oppure a fare a loro volta dei video. E questo è anche il motivo per cui c'è una montagna di confusione su tanti concetti che riguardano il narcisismo. E non solo da parte di coach o youtuber, ma anche di specialisti della mente, ma anche psicologi. Tanti narcisisti amano sentirsi esperti di narcisismo, quindi va da sé che poi si intenda anche fare lezione, ma l'essere narcisisti non dà un accesso privilegiato alla conoscenza del narcisismo, anzi, al contrario, proprio per la scarsa capacità introspettiva che comporta la patologia narcisistica, che è anche il motivo per cui i tanti narcisisti, e sono una valanga che parlano di narcisismo, non apportano nulla di ulteriore, ma si limitano a ripetere cose orecchiate. Tanti narcisisti che seguono questi video lo fanno con molte idee preconcette anche sulle vittime, ma nello stesso tempo acquisiscono nuove skill di manipolazione e si fanno sempre più furbi e più abili a camuffarsi. E questo è anche il motivo, uno dei motivi per cui seguono con molto interesse questi video e in generale si interessano dei temi riguardanti il narcisismo. Nella maggioranza dei casi e nonostante quello che spiego sul narcisismo, molti narcisisti non pensano di essere dei narcisisti e sono anzi convinti che lo siano magari gli ex o le ex. E anche questo molte volte fa parte del narcisismo patologico, mentre i narcisisti consapevoli molte volte provano più che altro una sorta di compiacimento ad essere tali e non si sentono affatto spinti di conseguenza ad essere diversi da come sono, ma semmai ad affinare le loro tecniche manipolative e di camuffamento. Ho anche amici, o per meglio dire ex amici, che ho frequentato e quindi ho potuto osservare in modo più ravvicinato se le mie lezioni potessero influire e ho potuto osservare che grazie ai miei video si sono particolarmente migliorati, ma migliorati nelle loro tecniche di adescamento per lo più, ma anche di mantenimento delle relazioni in diversi casi, cosa che potrebbe intendersi anche come positiva
salvo che poi generalmente segue comunque uno scarto della partner. E soprattutto hanno affinato il camuffamento delle loro componenti narcisistiche, del loro narcisismo. Una cosa che spesso contraddistingue i narcisisti è il fatto di fare leva sulla negatività delle ex, proiettando le loro stesse mancanze, e questo molte volte può essere anche un indizio possibile da attenzionare. Quindi i motivi per cui i narcisisti guardano questi video sono appunto questi, soprattutto di affinare le loro tecniche manipolative e di adescamento. Purtroppo non ci sono narcisisti che intendono guarire dal loro narcisismo. Questo è contrario alla patologia narcisistica stessa. In ogni caso è certa una cosa: per quanto i narcisisti che seguono soprattutto i video di Tu e Dio possono essere all'avanguardia della conoscenza sul narcisismo, primo, non hanno e non potranno avere le giuste chiavi di accesso per capire veramente e profondamente loro stessi e di conseguenza anche il loro male narcisistico. E due, saranno sempre un passo, per non dire 2 o 3 passi, se non migliaia indietro, a chi ha in mano la conoscenza di sé, oltre che di molte cose sul narcisismo e la manipolazione mentale ed affettiva. Trovi utile questo video? Allora metti un like e condividilo, in modo che anche altri possano apprezzarlo e acquisire nuove conoscenze o spunti di riflessione. Ti abbraccio forte, felicissima di leggerti, di averti con noi e di sapere sempre come stai. Un abbraccio forte, a presto, ciao, ciao, ciao.